E a questo proposito parliamo del mulinello, che deve avere assolutamente una caratteristica importante, la frizione. Sappiamo che tanti mulinelli economici hanno problemi nella frizione, nel senso che hanno quel punto morto dove quando parte il pesce si bloccano e bisogna a volte dargli un colpo con la mano perché si sblocchi questa frizione. Sono mulinelli non diciamo al top di gamma. Invece dobbiamo assolutamente usare mulinelli. Io uso dei mulinelli da gara e dei match. Normalmente l'indicazione match sta per un mulinello da competizione, quindi per chi ha esigenze veramente da agonista e quindi di alto livello. Sono mulinelli, dobbiamo spendere un pochettino di più, dove appunto la caratteristica fondamentale è una frizione impeccabile, nel senso che come ho detto prima, tiriamo il corregone fino a riva e quando è sotto riva e parte all'improvviso la frizione deve immediatamente cedere filo. Non possiamo avere un mulinello che si blocchi in questo momento così importante, perché rischieremmo, anzi quasi per certo perderemmo il pesce. Quindi io uso appunto dei mulinelli Daiwa, un TD Match, ne ho uno da una taglia da 3000 e una taglia da 4000. La taglia da 4000 l'abbino alla canna più potente da 120 grammi, con potenza di lancio fino a 120 grammi, e il mulinello 3000 lo abbino all'altra meno potente con lancio fino a 60 grammi. Io consiglio, se dobbiamo scegliere, un 4000, semplicemente perché la bobina è un po' più grossa e in fase di lancio riusciamo a raggiungere distanze più maggiori, nel senso che più la bobina è grande, più il filo che esce ad ogni spira è di più, quindi fa meno attrito a ogni giro di filo che esce dalla bobina. Chi non lo sapesse, i mulinelli da surfcasting che si usano al mare per il lancio e fanno anche gare di lancio hanno tutte bobine molto molto grosse, molto generose, si usano 8000, addirittura tagli da 10.000, proprio perché è importante che in fase di lancio il filo esca agevolmente. Per quanto riguarda il filo da caricare in bobina, io uso del nylon dello 0,18, quindi un diametro anche lo 0,16, però rischiamo lo 0,16 se dobbiamo lanciare piombi da 50 grammi di spaccarlo in fase di lancio. Quindi io non starei, diciamo, sotto lo 0,18 e non maggiore, perché abbiamo bisogno di un filo che esca. Sappiamo che più aumentiamo il diametro del filo, la sezione di diametro del filo, e più questo fa attrito in fase di lancio contro l'aria. Quindi più stiamo leggeri col filo e più lanciamo in fuori, e soprattutto abbiamo più morbidezza in acqua, quindi un filo più grosso è un filo più rigido. Un filo più rigido è un filo che si percepisce di più, che il corregone percepisce di più. Quindi prenderei un nylon non da spinning, che di solito quello da spinning ha poca memoria meccanica, nel senso che in caso abbiamo bisogno di contatto con l'esca artificiale e in fase di ferrata deve essere rigido per poter afferrare il pesce. Invece in questo caso un po' di memoria meccanica va bene, cioè deve essere un filo abbastanza elastico. Quindi anche il filo elastico contribuirà a rendere tutto molto morbido e dare spazio alle fughe del pesce che dobbiamo appunto portare a riva magari da lunghe distanze. Per quanto riguarda invece la costruzione della lenza, come è appunto costruita, i braccioli, il filo che si usa, in questo caso fluorocarbon e quant'altro, vi suggerisco il video che ho già fatto, che vedete sopra consigliato, e la stessa cosa vale addirittura per chi volesse imparare a costruirsi i chironomi. Anche qua lo vedete sopra consigliato.